Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per la sua relazione complicata. Abbiamo la carta della stella e la carta degli amanti, ragazzi. Promette proprio bene. Può anche essere una relazione predestinata con la carta della stella. Adesso dipendendo dal tipo di relazione non è detto che sia romantica, però a vederla così potrebbe proprio essere. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che la lettura è valida per il Sole, l'ascendente e il segno lunare e per chi volesse delle consulenze personalizzate o iniziare un percorso di crescita con me mi può o contattare via mail o trovate sotto nella descrizione anche il numero di telefono, l'indirizzo, scusate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, a tutta la sezione degli abbonati e poi c'è anche il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Asso di spade, Papa, 7 di coppe, amanti nuovamente, Sole, 4 di spade, e 9 di pentacoli. Perdonate un attimo. Ok, forse così si vedono meglio le carte, vero? Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta. Io cercherò di lasciare la lettura aperta, voi adattatela alla vostra realtà. Vi invito comunque a incastrare questa lettura con quelle della prima metà di maggio che sono già online. Partiamo da questo asso di spade. Io qui ho come la sensazione che ci sia stato o ci sia nell'aria come un non detto, qualche cosa che è stato omesso. Non so perché, io sapete, quando sento qualcosa ve lo dico, poi filtrate voi. Sì, ho sentito seconda casa. Quindi ho come l'idea che possa esserci qualche tipo di informazione che è stata omessa. Vedendo che c'è anche il Papa qui, qualcuno potrebbe aver omesso di avere un marito o una moglie, o un compagno, una compagna, però essendoci il Papa può essere proprio un matrimonio, Potrebbe essere una relazione a distanza, magari la vostra, una situazione dove o magari questa persona lavora a distanza dalla famiglia, c'è comunque un qualche tipo di ehm, o di tema che non viene affrontato o di proprio qualche cosa che viene omesso qui, ragazzi. Andiamo a vedere il Papa. Re di spade e matto. Vi dirò che per qualcuno si tratta di un capo. Può essere un capo, può essere una guida spirituale, considerato che abbiamo il Papa, potrebbe essere un medico, un qualche personaggio che normalmente è un punto di riferimento. Tenete presente che potreste anche essere voi, però io ho come la sensazione. Sì, potreste anche essere voi effettivamente, Magari siete un personaggio pubblico, siete qualche tipo di, appunto, punto di riferimento, potreste avere come ruoli politici o ruoli di spicco, per esempio, nell'azienda, nella vostra azienda. E
Secondo me, con questo matto al contrario c'è come un tentennamento sul se frequentare, continuare a frequentare questa persona o creare qualche cosa di concreto con questa persona oppure no. Perché con il matto al contrario c'è una sorta di sfiducia. Ora, io non so se è perché c'è una forte differenza di età, perché c'è una forte differenza di ruoli. Diciamo che potrebbe essere molto riferito o all'età o al tipo di mentalità anche potrebbe essere. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Giudizio e appeso. E che effettivamente con questo 7 di coppe potrebbero esserci degli sviluppi. Io sento che qualcuno potrebbe anche essere in silenzio stampa tra di voi e avere come questa voglia di ricreare la comunicazione, di parlare magari di certi temi. Mm, Se è una situazione di lavoro non è che non vi vediate durante la giornata, però magari non si possono affrontare certi discorsi un po' più intimi, un po' più privati tra di voi. Mentre sento che con questo 7 di coppe per come dare un seguito a quello che c'è bisogno come di chiarire, di trovare come dei punti comuni, di parlare, di viversi un po' la relazione, di stare insieme. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Imperatrice 2 di spade. Guardate, fino adesso c'è un'imperatrice e due figure maschili, dove uno è proprio l'imperatore e l'altro è un re di spade. E io ho come la sensazione che qui ci sia un bivio, giustamente, tra due persone. Potrebbe essere, siccome uno dei significati degli amanti è la scelta tra il vecchio e il nuovo, uno dei due potrebbe essere una persona che frequentate da tanto tempo, mentre l'altra persona può essere una nuova conoscenza. Andiamo a vedere il sole. 6 di coppe. E 3 di coppe. Voglio andare a vedere anche il 4 di spade. Regina di bastoni e asso di coppe. La sensazione che ho io è che ci sia qualche possibilità con questa persona nuova. Io adesso vi dico che è una persona nuova e vi ho spiegato che è perché qui abbiamo come una coppia predestinata, imperatore e imperatrice, e qui c'è questo re in più. Anche se dopo compare di nuovo un'altra regina, qui ci sono varie figure, secondo me, vari personaggi coinvolti in questa situazione. Però ho la sensazione che possa esserci qualche cosa di più con questa persona nuova. Potreste sentirvi anche abbastanza affini a questa persona nuova, effettivamente. E vi dirò ragazzi che secondo me giocherete bene le vostre carte con questa persona nuova. Sarà un po' quel gioco velato, secondo me, che potrebbe intrigare. Andiamo con il 9 di pentacoli.
Ne combinerete delle belle, insomma, in questi giorni. Più che altro sono flirt, cioè nel senso è più di nuovo un altro 9 di pentacoli al contrario. Sì, qualche cosa mi dice che... Scusate, è volata veramente lontano. E guardate cos'era, diavolo. Allora, vi dirò, qualsiasi sia la vostra relazione complicata, perché potrebbe anche essere una relazione di coppia stabile, visto che c'è imperatore e imperatrice, sento che le cose si muoveranno in questo periodo, non tanto all'interno della coppia, ma all'esterno della coppia, se ve la devo dire tutta. Potrebbe esserci una persona che, dunque, quello che viene da vedere a me, le cose che mi colpiscono, sono la stella e questo 6 di coppe, con la carta del sole, che è una carta di amicizia, e il 3 di coppe, questa zona della lettura. Quindi secondo me c'è una persona che o sì per destino dovete incontrare, può essere una persona che magari conoscete già da tanto tempo, una persona che rivedete dopo tanto tempo, per la quale magari c'era già stata qualche tipo di sguardo, niente di fisico, però sì che poteva essere un interesse di qualche tempo fa che secondo me potrebbe riaffacciarsi. Vi dirò, giocherete bene le vostre carte, sedurrete, spero che si dica così in italiano, questa persona e ragazzi, c'è un asso di coppe, un diavolo, due nove di pentacoli al contrario, qui qualcosa succederà, secondo me. Eh, fate attenzione perché diavolo e asso di coppe c'è uno di quegli innamoramenti fulminei. E diavolo e nove di pentacoli al contrario mi parla di dipendenze. Quindi occhio a non farvi prendere dal giochi dell'ego, quindi ho ragione io, ce la farò a sedurre questa persona, ce la farò ad avere questa persona, che poi sono quelle cose che, sì, poi una volta che ce l'avete, si gonfia l'ego e basta. Però a qualcuno magari ogni tanto fa bene, cioè, vedete voi quanto ne avete bisogno, ognuno è libero di fare le scelte che vuole, l'importante è che sia consapevole sia della scelta che delle conseguenze. Poi ognuno si può mettere dove meglio crede. Stella e amanti. Sento che proprio questa cosa qua è predestinata, potrebbe essere una situazione karmica che dovete controbilanciare, vi dirò, perché qui avete anche il giudizio. Amanti, due volte, la stella, imperatore e imperatrice, quindi 6 di coppe, quindi sì, devo dire che di carte che richiamano le vite passate o qualche conto in sospeso ce n'è, ce n'è. Comunque si va verso qualche cosa di super divertente, devo dire. Andiamo a vedere un oracolo. Stabilità, sicurezza, permanenza, crescita. Questa parola qua, endurance, non so che cosa voglia dire, anzi se qualcuno lo sa, perché qua non ho niente per cercarlo in questo momento, me lo scriva nei commenti, grazie, e flessibilità. Come l'idea che possa essere questa pseudo amicizia, questa nuova relazione, soprattutto è una relazione a livello mentale, come se vi stuzzicaste a livello mentale, a livello spirituale. Non credo che sia tanto un qualche cosa di fisico realmente, anche se qualche battuta sul sesso potrebbe esserci, però sento proprio che è come una sferzata di allegria, di vivacità, di gioco, qualche cosa che vi alza la dopamina, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findor. Benedetto è colui che ha il cuore traboccante d'amore e di gratitudine, che rende grazia per ogni dono buono e perfetto, che riconosce in me la fonte e il donatore come mio canale, nel quale e attraverso il quale io lavoro. Il modo migliore per portare nella tua vita l'amore e la prosperità è benedire ogni cosa e rendere grazie per ciò che di più ti viene dato, non dando nulla per scontato o pensando di averne diritto.
Bellissima carta, devo dire, ragazzi. Il non dare per scontato di aver diritto a qualcosa. Amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o anche col numero di telefono che è sotto in descrizione. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lì, diciamo, nelle sessioni personali si lavora sulle credenze limitanti, divise un po' per settore, però si vanno a vedere un po' tutte. E nella sezione degli abbonamenti tratto comunque le credenze limitanti, però in più ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, si parla di alto e basso astrale, di larve energetiche, di kundalini, ci sono delle meditazioni per pulire e proteggere il campo energetico, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato e sto studiando in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4 per adesso, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, quindi sono, diciamo, studiate in modo che si parta dalle cose un po' più semplici per poi passare a quelle un po' più articolate. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!